Io lo so che sei qui perché hai un sogno. Vuoi aiutare le persone, trasformare vite, vuoi fare la differenza. Magari sogni quella libertà di tempo per te, la possibilità di guadagnare 3.000 euro o anche di più al mese e di costruire qualcosa di tuo, qualcosa di autentico. Però, c'è un grosso però, c'è una parola, c'è una cosa che ti blocca, che ti dà fastidio anche solo a pensarci. Marketing. La senti e subito ti viene in mente quel venditore che ti urla dietro, che ti insegue per vendere, che cerca di forzarti a comprare qualcosa di cui non hai bisogno. E tu non vuoi essere quella persona. Quindi, da una parte hai questa profonda vocazione, vuoi aiutare gli altri, sai che questa è la strada giusta per te. Ma dall'altra sai anche che hai bisogno di trovare clienti. Il business è un business solo se tu vendi. Quindi sei obbligato a fare questo che tu detesti. Cioè, sei obbligato a vendere. E vendere, quindi fare marketing, è per te un blocco gigantesco. Hai paura che in questo modo sembrerai meno autentico. Non vuoi essere un venditore. Non vuoi che la gente pensi che tu non vuoi aiutare le persone, ma che guardi solo al portafoglio, come ce ne sono tanti in giro. E so come ci si sente, eh? Vuoi mantenere la tua integrità, la tua empatia e la tua autenticità, ma ti senti schiacciato, bloccato, confuso. E io so bene che cosa vuol dire, perché ci sono passata. Anni fa ero esattamente nella tua stessa situazione. Mi sentivo persa, senza una direzione chiara, con 1.000.000 di informazioni che mi arrivavano da ogni parte. E a un certo punto ho investito 5.000 euro, 5.000, in un percorso che sembrava la soluzione a tutti i miei problemi. Pensavo fosse il percorso strutturato e garantito per superare i miei blocchi e avviare il mio sogno. E invece mi sono ritrovata con niente. Un pugno nello stomaco, un senso di fallimento profondo e una montagna di dubbi che ha trasformato la mia paura di fallire in terrore di fidarmi di chiunque online. Però è stato proprio in quel momento di crisi, in quel momento di disperazione totale, che ho capito una cosa fondamentale. Ho capito quanto sia facile cadere in trappole quando sei in fase di lancio, quando stai ancora cercando di capire che direzione prendere e sei pieno di paure e senza una direzione chiara. E ho capito anche che non avevo bisogno di diventare un venditore. E la stessa cosa vale anche per te. Non hai bisogno di diventare un venditore. In questo video non voglio darti una formula magica, ma voglio fare in modo che tu cambi completamente la tua prospettiva sul marketing, sul vendere. Perché in questo momento il tuo problema è che tu ti percepisci nella maniera sbagliata. Voglio smantellare quella vecchia idea di marketing e sostituirla con una visione più etica e allineata ai tuoi valori e principi. Devi sapere che fare marketing non significa effettuare una vendita aggressiva. Fare marketing è in realtà comunicare il valore che tu puoi dare alle persone che vuoi aiutare. Il tuo marketing non deve essere un megafono di parole, ma un faro di fiducia, un faro di autorevolezza che guida chi è perso nella nebbia verso un porto sicuro. Il tuo ruolo è di essere un faro che indica la rotta. E questo marketing etico e autentico si basa su 3 pilastri. Anzi, si basa sulla tua superpotenza di coach, l'empatia. Il primo e più importante pilastro è l'empatia. L'empatia nel marketing è la capacità di capire, di sentire i problemi e i desideri del tuo cliente ideale. Si tratta di ascoltare, non di urlare. Si tratta di capire a fondo le sfide che le persone che vuoi aiutare stanno affrontando, le loro paure e i loro sogni. Ma come si fa?
come si ascolta un pubblico che ancora non conosci. Devi smettere di pensare a come vendere e iniziare a pensare come aiutare. Devi immergerti nel loro mondo e per farlo il primo passo è ascoltare, non urlare, come ho detto anche in precedenza. Quindi invece di lasciare messaggi a casaccio, devi capire dove si trovano le persone che hanno bisogno di te. Leggi i commenti nei forum di settore o nei gruppi Facebook. Ad esempio, se il tuo cliente ideale è un professionista tra i 30 e i 55 anni che si sente bloccato in una carriera senza futuro e vuole entrare nel mondo del digitale, potresti leggere cosa si scrive in gruppi come transizione di carriera in cyber security o data science per principianti. Quali sono le loro domande più frequenti? Quali sono le loro frustrazioni? Sono bloccato? Non so da dove iniziare? Ho paura di sprecare tempo e soldi. Sono tutte frasi che puoi usare. L'empatia nel marketing si traduce in un'azione specifica. Fare domande mirate e personalizzate, non seguire un copione. Quindi immagina che il tuo obiettivo non sia vendere, ma capire. Se un potenziale cliente ti dice ho paura di non essere abbastanza esperto per la cyber security, tu non devi rispondere il mio corso ti renderà un esperto. Devi rispondere capisco perfettamente, è una paura comune, mi è successa la stessa cosa all'inizio. Quale competenza specifica senti di dover padroneggiare per sentirti sicuro di fare questa transizione? Questo tipo di dialogo crea fiducia. Il tuo cliente capisce che tu non sei lì per spingerlo, ma per capirlo. E quando le persone sentono che le capisci, si fidano di te. E quando si fidano, sono più propense a comprare. E adesso vediamo il pilastro numero 2. Perché una volta che hai ascoltato e capito, il passo successivo è condividere la tua esperienza. Non in modo aggressivo o arrogante, come il professorone che lo fa cadere dall'alto, no, offrendo valore concreto, ancora prima che comprino. Prendi nota perché questo è molto importante, ancora prima che comprino. Perché questo è il vero cuore del marketing etico. Pensa al tuo cliente ideale. Ha paura di non essere tecnicamente preparato. Si sente sopraffatto e confuso. Cosa puoi fare per alleviare questa paura? Offri una mini soluzione gratuita. Un piccolo passo che possa fare subito per sentirsi un po' meno perso. Crea contenuti che risolvono un problema specifico. Per esempio, potrebbe essere un video YouTube intitolato Le 3 competenze digitali più richieste nel 2025. Oppure un post su LinkedIn in cui racconti la tua storia, come quella che ti ho raccontato all'inizio. E non aver paura di raccontare i tuoi fallimenti e le tue insicurezze. Perché se io fossi rimasta in silenzio e non avessi condiviso la mia esperienza, non ti avrei mai trasmesso la profondità della mia esperienza personale. E se tu non l'avessi sentita, non mi avresti riconosciuto come una guida affidabile. Perché la verità è questa: le storie autentiche e testimonianze, anche se piccole, creano autorevolezza in modo naturale. Quando condividi la tua esperienza, stai dimostrando che non sei un teorico, ma qualcuno che c'è passato, che ha risolto quei problemi e che ora può guidare gli altri a farlo. Non stai solo vendendo un servizio, stai offrendo un percorso, un esempio. E questo crea fiducia e attrazione. E questo concetto di dare valore gratuitamente prima di chiedere un prezzo è una strategia di marketing potentissima che viene chiamata lead magnet. E non deve essere per forza un webinar,
ma può essere un semplice video o un post. L'obiettivo, qua in questo caso, è risolvere un piccolo problema, dare una spinta e dimostrare l'alta qualità del tuo coaching. E adesso voglio farti un esempio pratico. Invece di fare un video che dice "compra il mio corso per fare transizione di carriera", potresti fare un video che si intitola 5 segnali che è il momento giusto per lavorare nella data analysis. Stai risolvendo un problema, che sarebbe la confusione iniziale, e stai dimostrando la tua competenza, senza chiedere nulla in cambio. Stai costruendo un rapporto, non facendo una vendita. E a questo proposito, se ti senti smarrito e hai bisogno di una visione chiara, ho creato una masterclass ed è esattamente la roadmap che io avrei voluto avere in quel momento di massimo smarrimento, ed è completamente gratuita. In questa masterclass ti mostro esattamente come puoi superare queste paure e confusioni per costruire un business solido, redditizio e autentico. Ti mostrerò passo dopo passo come passare dalla confusione alla chiarezza, dal terrore alla realizzazione, evitandoti gli errori che ho fatto io e che mi sono costati molto cari. Il link è qui sotto nella descrizione, è completamente gratuita e ti assicuro che è un passo che ti cambierà la vita. E adesso vediamo il pilastro numero 3. Il terzo pilastro è l'autenticità. Essere un connettore, non un venditore. Il tuo ruolo non è quello di urlare "compra il mio servizio", ma di chiedere "come posso aiutarti?". Questo è un cambio di prospettiva radicale. Non devi indossare una maschera. Devi mostrare chi sei veramente, con i tuoi punti di forza e le tue vulnerabilità. Perché il marketing etico è un marketing basato sulle relazioni. Significa che il tuo obiettivo principale è connetterti con le persone, costruire un rapporto di fiducia profondo. E questo non avviene in un giorno, ma con costanza, offrendo valore e mostrando la tua vera personalità. Perché ricordati sempre questo: le persone non comprano da un business, comprano da una persona. Comprano la tua storia, comprano la tua integrità, comprano la tua credibilità. Adesso pensa a come ti senti quando un venditore è troppo insistente. Cosa succede? Ti ritrai, ti metti sulla difensiva. Ora invece pensa a come ti senti quando un amico ti dà un consiglio sincero. Lo ascolti, ti fidi. E questo è l'effetto che devi creare. La tua comunicazione deve essere un ponte, non un muro. E per farlo, il mio consiglio è concentrarti su un'unica piattaforma che ami e che senti tua. Per esempio, se ti piace scrivere, concentrati su un blog o una newsletter. Se ti piace parlare, potrebbe essere YouTube o un podcast. L'importante qui è che il tuo marketing sia sostenibile per te, non una fonte di burnout. Perché nel marketing etico, il successo non è misurato dalle vendite aggressive, ma dalla qualità delle connessioni che crei. È un gioco a lungo termine, ma i dividendi che paga sono immensi. Ti ritroverai a lavorare con clienti che ti hanno trovato anni fa grazie a relazioni che hai costruito o a un articolo che hai scritto. E ora voglio darti un'altra risorsa che ti aiuterà a passare dal mindset alla strategia pratica. Se tu senti che stai lavorando tantissimo e non stai vedendo alcun ritorno e vuoi sbloccare il tuo potenziale e iniziare a guadagnare, allora ti invito a guardare questo video che trovi qua. In questo video vedrai i 3 cambiamenti fondamentali che devi apportare al tuo modello di business per svoltare e ottenere i risultati che desideri. Quindi, ricapitolando velocemente, il marketing etico non è una vendita aggressiva, ma una comunicazione di valore.
e si basa su 3 pilastri. L'empatia, che ti spinge ad ascoltare i problemi del tuo pubblico, il valore, che ti incoraggia a condividere la tua esperienza e a dare prima di chiedere, e l'autenticità, che ti rende un connettore, non un venditore. Non devi più sentirti bloccato o sopraffatto. La chiarezza che ti serve per avere una strategia per la tua attività di coaching è a portata di mano. E se questi concetti ti risuonano e senti che hai bisogno di un percorso strutturato che ti guidi passo dopo passo, ti invito a iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. E se ti senti come me qualche tempo fa, persa e senza una bussola, ti invito a guardare la masterclass gratuita che ti ho lasciato nella descrizione del video, la trovi qui sotto. E ricorda questo, il marketing non è vendere, il marketing è aiutare. Il marketing è aiutare. Sii un faro per chi ha bisogno di te. Sii la guida che tu avresti voluto avere. E sappi che il tuo business non è un'agenzia che ti lega a un lavoro manuale senza fine, ma è il mezzo per ottenere quella libertà di tempo e finanziaria che tanto desideri, con un impatto profondo sulla vita degli altri. E per questo video è tutto. Ti ringrazio per aver guardato fino a qui, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!